Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 2 all'8 febbraio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. Adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo a vedere in linea di massima come andrà la vostra settimana, l'energia a livello personale, i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta e quindi prima indicazione troviamo questo bellissimo sole. Sole soprattutto nella prima parte della settimana vuol dire fiducia, vuol dire ottimismo, anche un evento felice, un qualcosa che vi porterà gioia e successo, soddisfazione, quindi vuol dire che c'è qualcosa in fase di crescita e di evoluzione. Anche delle cose che possono migliorare in certe situazioni che per voi sono abbastanza complesse e difficili da gestire. La croce è un portarsi addosso un fardello, un peso che magari diciamo, ci stiamo impegnando, ci stiamo lavorando su, stiamo cercando di liberarci o comunque stiamo compiendo dei sacrifici, forse anche per porre fine a qualcosa. In senso lato ci fa capire se è il caso di rinunciare, di lasciare andare un dolore, un disagio, perché magari ormai non c'è più niente da fare, quindi ecco la fase di conclusione e poi di nuovo inizio, oppure se magari abbiamo bisogno di impegnarci ulteriormente, vedendo la carta della falce, alcune cose devono essere affrontate in un modo molto più netto, molto più forte. Ci dice e ci parla questa di tagli, di arrivare a raccogliere comunque qualcosa di positivo, perché ci stiamo impegnando, appunto stiamo compiendo dei sacrifici, abbiamo preso delle decisioni o le prenderete molto importanti nel corso della settimana e allora quindi ci sono le prime azioni concrete, c'è in qualche modo anche nelle difficoltà soddisfazione, dei cambiamenti improvvisi da gestire, quindi le cose si muoveranno in un modo abbastanza rapido. I segni zodiacali da attenzionare sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, troviamo aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti, amicizia, famiglia. Vediamo cosa vogliono dirvi. Con la prima carta abbiamo l'aquilegia, quindi vuol dire che la settimana si apre in un modo abbastanza positivo e c'è benessere, c'è appagamento, ci sono delle cose che condividete e quindi vuol dire che la relazione funziona per certi aspetti. E poi c'è anche lì là che parla di alcune cose che possono arrivare improvvisamente, ma l'abbiamo visto anche dalle vostre stesse energie, quindi di aspettarsi dei cambiamenti che possono essere comunque interessanti, magari sono cose che devono essere poi metabolizzate, comprese per bene, è normale con queste carte capire e comprendere che secondo me siete molto sensibili in questo periodo e quindi questa sensibilità in qualche modo deve essere protetta e poi le cose che giungono a voi possono un attimino destabilizzarvi nel bene o nel male, quindi anche le cose positive in realtà, quindi avete bisogno proprio pian pianino di ritrovare la vostra serenità e anche in questo ambito si vede un netto miglioramento, quindi se c'è qualcosa che non va, diciamo finalmente qualcosa diciamo, comincia a muoversi e a funzionare, anche se avete dei progetti oppure avete bisogno proprio di trovare la massima unione
e condivisione per questioni importanti. Per i single c'è qualcosa di interessante che può riguardare magari un nuovo interesse, un nuovo coinvolgimento e quindi c'è dell'aspettativa, romantica, magari proprio perché si scopre, una forte connessione con una persona, una bella sintonia, quindi conoscere una persona comunque abbastanza, solare, attiva, gentile, tenera per certi aspetti, quindi si parla di questo feeling verso una persona che magari avete già, diciamo, conosciuto e quindi pian pianino si sta muovendo qualcosa. Adesso magari principalmente può essere dal punto di vista, dell'amicizia, comunque c'è quell'attrazione, c'è quella scintilla, dal lento sviluppo, però insomma pian pianino qualcosa può progredire. Ovviamente deve essere tutto, valutato, diciamo osservato, dare ecco, dare tempo al tempo su alcune cose. E vediamo verso le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze, troviamo conversazione ha a che fare con tutti i tipi di, o dialogo, colloquio, confronto, ricevere e fare visite, quindi il trovarsi anche a condividere o proporre, ricevere anche delle proposte che possono essere delle iniziative interessanti da intraprendere, quindi magari anche delle buone offerte per chi è in cerca. Adesso andando a vedere le altre carte, così abbiamo il quadro completo, troviamo anche la stanza e la matrice. Direi, che sono abbastanza positive, quindi vuol dire che un qualcosa che non è andato per il verso giusto o comunque per voi ultimamente è stato abbastanza pesante, soprattutto dal punto di vista economico, finanziario, diciamo in genere anche a livello lavorativo, ci si sta liberando, quindi siamo ad una fase conclusiva, una fase di passaggio per voi importante. Probabilmente già vedrete un cambiamento abbastanza netto nel corso della settimana che vi metterà nelle condizioni di risolvere, di migliorare, di condividere alcune cose, idee interessanti, quindi sono delle bellissime energie. Soprattutto per chi, vuole chiedere aiuto, collaborazione, soprattutto se volete migliorare qualche aspetto della vostra vita, sia strettamente personale, lavorativa o qualcosa che vi coinvolge particolarmente, perché ci sono anche cose legate alla passione, a un hobby, quindi qualcosa di forte interesse, ma soprattutto per chi è in cerca di lavoro. Ci sono nuove possibilità o di avere delle risposte per colloqui, incontri che avete fatto precedentemente, oppure proprio ci sono dei nuovi incontri e, magari anche qualcuno che vi può aiutare. Bellissima carta della matrice che perché può riferirsi a voi come, aspettarvi insomma degli sviluppi positivi, dei risultati soddisfacenti di quello che state facendo e quindi ricevere comunque attenzione, ammirazione per quello che siete, per quello che fate. Però può essere anche una persona che magari vi sta, aiutando, vi sta sostenendo e quindi può essere molto utile nel vostro percorso di ricerca. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro scopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!